La seconda guerra punica fu una guerra che coinvolse l'intero Mediterraneo occidentale. Roma e Cartagine si contenderono il dominio di quest'area ed in particolare la Spagna fu uno dei teatri bellici più importanti. Qui nel 211 a.C. Publio Cornelio Scipione e Gneo Cornelio Scipione Calvo, rispettivamente padre e zio di Publio Cornelio Scipione, trovarono la morte combattendo contro i cartaginesi. La situazione in Spagna per i Romani era allora critica, dovendo essi affrontare un esercito superiore in numero ed essendo stati privati dei propri comandanti. Fu così che il Senato romano decise di nominare Publio Cornelio Scipione figlio, a soli 24 anni, comandante delle operazioni in Spagna. Egli si mosse quindi via mare alla volta di Emporion, con 10.000 fanti e 1.000 cavalieri di rinforzo, per poi procedere verso Tarraco via terra. Durante l'inverno, tra il 210 e il 209, Scipione si dedicò alla messa a punto della strategia di riscossa dei Romani. Egli venne infatti informato che l'importante porto di Nova Cartago, in cui i cartaginesi avevano custodito le armi, il denaro e gli ostaggi della provincia, era presidiato da una guarnigione di soli 1.000 soldati. Dopo aver pianificato scrupolosamente il piano d'attacco, all'arrivo della primavera Scipione lasciò 3.000 soldati a guardia della provincia e marciò via terra con 25.000 fanti e 2.500 cavalieri verso Nova Cartago, accompagnato via mare dalla flotta guidata dal legato a lui fedelissimo Gaio Lelio. Una volta arrivato sul posto, Scipione dispose le difese dell'accampamento e ordinò l'assalto alle mura, sia da terra che da mare. Egli sapeva infatti di dover prendere la città in breve tempo per evitare l'arrivo dei rinforzi cartaginesi. Le cose non si stavano però mettendo bene per i Romani, quando un pescatore del posto informò Scipione che lo stagno sul lato nord della città, verso mezzogiorno, per via della bassa marea, diventava guardabile, proprio nel punto in cui le fortificazioni nemiche erano più modeste. Scipione intuì l'opportunità che gli si offriva e da mezzogiorno guidò personalmente 500 soldati scelti all'assalto delle mura a nord della città, mentre il grosso dell'esercito romano distraeva quello cartaginese con un assalto dal lato est. L'assalto di Scipione ebbe successo e i romani misero le mani su di un enorme bottino, essenziale per il proseguio della guerra. A questo punto l'intera costa orientale spagnola era romana. Scipione si stava facendo un nome come comandante a Roma e ottenne la proroga del comando delle truppe in Spagna finché il Senato non lo avesse richiamato. Egli a questo punto decise di colpire Asdrubale e si mosse con 30.000 legionari e 10.000 ausiliari iberici verso i suoi accampamenti nei pressi di Becula, sul Guadalquivir, dove era accampato in una forte posizione con 30.000 uomini. Anche qui Scipione dimostrò grandi capacità tattiche, poiché nonostante il nemico fosse disposto su di una formidabile posizione difensiva, si risolse alla guerra. Egli nascose le fanterie pesanti all'interno del proprio accampamento ed inviò il terzo giorno dal suo arrivo le truppe leggere contro i cartaginesi, che si disposero ad affrontare un attacco frontale dei Romani. Mentre i Romani e i Cartaginesi si scontravano al centro del campo di battaglia, Scipione ordinò alle truppe pesanti di uscire ed attaccare le due ali cartaginesi sotto la sua guida e quella del collega Gaio Lelio. Asdrubale non riuscì a reagire prontamente a questa manovra e lasciò trovare il proprio esercito impreparato e sotto attacco da tre lati. L'unica possibilità che avevano i cartaginesi a questo punto era la fuga. Tuttavia i Romani si attardarono nel saccheggio dell'accampamento cartaginese e permisero ad una buona parte dell'esercito di Asdrubale di fuggire, riorganizzarsi e marciare verso l'Italia per dare supporto ad Annibale. Il generale romano fu criticato dal Senato poiché non riuscì ad impedire ad un esercito punico di oltrepassare i Pirenei. In questo si vede la differenza di visione strategica tra la famiglia di Fabio Massimo, che intendeva sconfiggere Annibale, allora accampato in Italia con una lenta opera di logoramento, e gli Scipioni, che avevano sostenuto l'idea della sconfitta del generale punico attraverso l'invasione dei territori cartaginesi, per costringerlo ad evacuare l'Italia.
Riorganizzate le truppe, Scipione si decise a completare l'opera di conquista della Spagna, marciando nel 206 verso Ilipa, nei pressi dell'odierna Siviglia. Qui i cartaginesi avevano radunato un grande esercito composto da 70.000 fanti, 4.000 cavalieri e 32 elefanti da guerra, ai quali i romani potevano opporre solo 45.000 fanti e 4.000 cavalieri. Gli eserciti si schierarono uno di fronte all'altro. I romani schieravano dietro i velites i legionari al centro, affiancati dagli alleati spagnoli, e sulle ali la cavalleria. I cartaginesi si disposero specularmente, con la fanteria pesante al centro, la fanteria alleata sui fianchi, protetta sui lati dagli elefanti e dalla cavalleria. Di fronte al centro dello schieramento erano disposte le fanterie leggere. Tuttavia nessuno dei due generali volle dare battaglia il primo giorno e gli eserciti tornarono negli accampamenti. Il giorno seguente i due eserciti si schierarono nuovamente uno di fronte all'altro, nello stesso schieramento del giorno precedente, ma ancora i generali non dettero il segnale della battaglia, così a sera gli eserciti tornarono ai loro rispettivi accampamenti. Questa surreale situazione si ripeté per diversi giorni, finché Scipione decise di prendere l'iniziativa. Il generale romano ordinò all'esercito di farsi trovare pronto ad uscire dall'accampamento per l'alba, mentre inviava le truppe più veloci ad attaccare l'accampamento nemico, obbligando i cartaginesi ad uscire disordinatamente dalle proprie tende ed a schierarsi a battaglia come nelle giornate precedenti. Purtroppo per loro Scipione aveva intuito questa mossa ed aveva schierato le fanterie in maniera completamente diversa, cioè con gli alleati spagnoli al centro ed i legionari sui fianchi, mentre i velites erano stati fatti scorrere a fianco delle ali di cavalleria col compito di affrontare gli elefanti. Scipione ordinò quindi l'avanzata. Va detto che gli spagnoli, alleati dei romani, furono fatti arretrare per cercare di evitare che entrassero in contatto col potente centro punico. La tattica riuscì ed i velites romani, anche grazie all'uso di trombe, fecero imbizzarrire gli elefanti nemici, che scompigliarono le formazioni di cavalleria puniche, mentre sui lati i legionari ebbero facilmente la meglio sugli alleati spagnoli dei cartaginesi. A questo punto ai generali cartaginesi non rimaneva che ordinare la ritirata, per evitare un accerchiamento del proprio esercito. La battaglia fu un disastro per i cartaginesi, che persero almeno 50.000 soldati fra morti e prigionieri, e persero il controllo della penisola iberica. Nel 206 a.C., dopo aver vendicato la morte del padre e dello zio, caduti in Spagna per combattere i cartaginesi, Scipione fu richiamato in Italia, lasciando in pegno al Senato una nuova provincia, l'Hispania, che resterà romana per altri 700 anni.